Abbiamo con noi Jaishree Kannan, che è una nostra amica, la possiamo definire così, che conosciamo da tanti anni, che opera in India, ad Adyar, presso la sede internazionale della Società Teosofica. Da molti anni si occupa sia della parte, diciamo, della biblioteca e soprattutto degli archivi. Adesso è stata lanciata, diciamo, da Adyar, dal Presidente internazionale, un recupero importantissimo degli archivi della Società Teosofica. Voi sapete che negli archivi della Società Teosofica ci sono molti documenti molto importanti che non si riferiscono solo alla vita della Società Teosofica, ma quando il colonnello Olcott ha creato l'Adyar Library aveva in mente di fare una biblioteca orientalista che fosse la più importante al mondo. Questo era il suo obiettivo, diciamo, alla fine dell'Ottocento. Quindi, voglio dire, ad Adyar c'è un insieme di documentazioni e cose di prima importanza. Adesso è partito un grande rilancio di questi archivi, anche naturalmente della Biblioteca Internazionale Teosofica, e Jaishree è uno dei perni, diciamo, di questo lavoro. Per la verità questa sera non l'abbiamo invitata a parlare degli archivi della Società Teosofica, tema che sarebbe stato comunque assolutamente di grande interesse, ma invece l'abbiamo chiamata a parlare di mantra e naturalmente di intonazione, diciamo, dei mantra, e quindi delle modalità, diciamo, attraverso le quali è più corretto pronunciarli o cantarli o così via. E chi conosce l'India capisce, come dire, l'importanza di questo aspetto. Io naturalmente presento Jaishree per indicazione del nostro presidente del gruppo di Vicenza, Enrico Stagni, che questa sera, oltre che, diciamo, nella sua veste di presidente, è anche nella veste di traduttore, e sicuramente io ne ho bisogno perché la mia conoscenza dell'inglese è assai, voglio dire, limitata, per cui ti ringrazio anticipatamente per quello che potrai fare. Io darei naturalmente la parola alla relatrice e do la parola a Jaishree per la sua relazione. Muchas gracias. I'm very thankful for the very kind words of Mr. Antonio Girardi. Grazie mille, sono grata per le parole gentili del segretario generale Antonio Girardi. First I begin this program with chants, a few chants. Inizierò questo mio programma con alcuni canti. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. La traduzione del mantra è la seguente: possono tutti diventare felici, possono tutti essere liberi da malattie, possono tutti vedere che cos'è letizia, che nessuno soffra. Om, pace, pace, pace. Om Sarvesham Swastir Bhavatu,
सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. Possa esserci benessere in tutti, possa esserci pace in tutto, possa esserci realizzazione in tutto, possa esserci letizia in tutto. Om, pace, pace. Om Chitram Vadataro Mule Vriddha Sishya Guru Yuva Gurustu Maunam Vyakyanam Sishyastu Chinna Samsaya. È veramente una strana immagine da cogliere. Alla base di un albero libaniano sono seduti vecchi discepoli di una certa età, di fronte a un giovane guru. Il guru è silente e il silenzio è il suo modo di esporre, di parlare della conoscenza più alta. E quel silenzio sta semplicemente recidendo i dubbi automaticamente dalle menti dei discepoli. Nidhaye sarvavidyanam vishaje bhavaroginam gurave sarvalokanam dakshinamurtaye namaha. I saluti a Sri Krishnamurti, che è il ricettacolo di tutta la conoscenza, che è una medicina per tutte le malattie della prigione del mondo, che è il guru di tutti i monti. Saluto a Sri Krishnamurti. Om Namah Pranavarthaya Shuddha Jnanaikamurtaye Nirmalaya Prashantaya Dakshinamurtaye Namaha. Om Namah Pranavarthaya Shuddha Jnanaikamurtaye Nirmalaya Prashantaya Dakshinamurtaye Namaha. Sri Dakshinamurtaye Namaha. Saluti a Sri Dakshinamurti, saluti all'incarnazione del Pranava Om, saluti alla personificazione della conoscenza pura, non duale, saluti al puro e immacolato e saluti al tranquillo.
Saluti a Sri Dashnamurti. Good evening, friends. It gives me great pleasure to share with you all some of my thoughts. Buonasera a tutti, è un grande piacere per me condividere alcuni dei miei pensieri. I thank all the office bearers and all of you who have made it convenient to come here today. Ringrazio tutti i membri della segreteria e tutti voi che sicuramente avete familiarità con questo posto. I am very grateful for the wonderful opportunity given to me. Sono estremamente grata per la meravigliosa opportunità che mi è stata affidata. I hope at the end of the session one is able to take home one or two new ideas or messages. Io spero che alla fine di questo nostro incontro ciascuno di voi possa portare a casa alcune idee o messaggi di questa serata. All mantras or shlokas would be chanted, their meaning explained as I understand them. Tutti i mantra devono essere cantati o recitati e il loro significato viene spiegato nel modo in cui ciascuno di noi lo comprende. And what their Teosophical literature or leaders have said briefly on the subject. E secondo ciò che la letteratura teosofica o i suoi leader ci hanno detto in maniera molto succinta, molto breve sull'argomento. The topic that we are going to discuss is very vast, and hence I shall graphically condense the contents. Naturalmente l'argomento che noi stiamo trattando è estremamente vasto, per cui quello che noi faremo questa sera sarà quello di condensare in maniera concisa il contenuto. A chant, from the French chanter, from Latin cantar, to sing, is the relating to the speaking or singing of words or songs. Un canto, dal verbo francese chanter, dal latino cantare, è il modo corrispondente per parlare o cantare o recitare parole o suoni. The practice of Vedic chants dates back at least 3,000 years and is probably the world's oldest continuous vocal tradition. La pratica dei canti vedici risale almeno a 3.000 anni fa ed è probabilmente la tradizione vocale cantata più antica e continua, senza interruzioni, del mondo. The earliest collection of Vedic text is the Rig Veda. These are chanted in syllabic style, a type of heightened speech with one syllable to a tone. La prima raccolta, la raccolta più antica di testi vedici è il Rig Veda e questi sono cantati in uno stile che scandisce sillabe di un discorso molto elevato, con una sillaba unica di un unico tono. 3 levels of pitch are employed. A basic reciting tone is embellished by neighboring tone above and below, which are used to emphasize grammatical accents in the text. Di questo unico tono viene accompagnato da altri 2 toni, quindi c'è un tono fondamentale di base e 2 toni, se possiamo così dire, di supporto. Quindi in realtà vi sono contemporaneamente 3 livelli. Il tono di base, quindi, che viene in un certo senso adornato, abbellito, reso più bello, da un tono superiore e da un tono inferiore. E tutti questi sono usati per accentuare e per mettere in evidenza gli accenti grammaticali del testo. Very strict and complex methods of instruction have made it possible to preserve the chant unchanged despite thousands of years of wars, conquests, and social upheavals. The Vedas are chanted today exactly as they were centuries ago. Quindi metodi di istruzione molto complessi ma anche molto rigidi
che hanno reso possibile preservare questi canti immutati e quindi sono ancora come erano tantissimi anni fa, alle origini, nonostante migliaia di anni che sono stati caratterizzati da guerre, da sollevazioni sociali. I Veda che sono recitati e cantati oggi sono esattamente gli stessi di quelli che erano cantati secoli fa. Om Bhadram Karneभिः शृणुयाम देवा Bhadram Pashyemakshabhiर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. O Dei, che noi possiamo sentire dolci parole con le nostre orecchie, mentre siamo occupati in gnagnas, che noi possiamo vedere dolci cose con gli occhi, mentre le diamo lode agli Dei con braccia ferme. Possiamo noi godere una vita che sia di beneficio agli Dei. Possa Indra, dalla fama antica, essere di aiuto, possa essere il Pusha, supernamente ricco od onnisciente Pusha, Dio della terra, esserci propizio, possa Garuda, l'istruttore del male, essere ben disposto verso di noi, possa Brihaspati assicurare il nostro benessere. Aum, pace, pace, pace. Questo è il modo tradizionale di cantare. Shows how rigorous memorizing can help the brain. The term the Sanskrit effect was coined by neuroscientist James Hadzer, who studied 21 professionally qualified Sanskrit Pandits. Allora, le neuroscienze mostrano ai giorni nostri come un processo di memorizzazione rigoroso possa essere di beneficio al cervello. Il termine effetto sanscrito è stato coniato dal neuroscienziato James Hadzer, che ha studiato i pandits dello sanscrito qualificati del XXI secolo. He discovered that memorizing Vedic mantras increases the size of the brain regions associated with cognitive function, including short and long-term memory. Questo neuroscienziato ha scoperto che memorizzare i mantra vedici non fa altro che aumentare la dimensione delle regioni cerebrali associate con le funzioni cognitive, inclusa la memoria a breve e a lungo termine. This finding corroborates beliefs of the Indian tradition, which holds that memorizing and reciting mantras enhances memory and thinking. Queste scoperte scientifiche corroborano
la credenza da parte della tradizione indiana, la quale sostiene che memorizzare e recitare i mantra non faccia altro che promuovere e sostenere la memoria e il processo del pensiero. Om asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritam gamaya. Om shanti shanti shanti. Conducici dall'irrealtà dell'esistenza transitoria alla realtà del sé. Conducici dall'oscurità dell'ignoranza alla luce della conoscenza spirituale. Conduci noi dalla paura della morte alla conoscenza dell'immortalità. Pace, pace, pace. Mantra is a Sanskrit word from the root man, manas, to think or mind, and the suffix tra, tool or instrument, meaning instrument of thought. Un mantra è una parola sanscrita dalla radice man, da cui appunto il verbo manas, pensare oppure mente, e dal suffisso tra, che significa strumento, il che significa che il mantra è uno strumento del pensiero. Un mantra può essere un suono, una sillaba, oppure una parola, un gruppo di parole usate come una preghiera, come un incantesimo, come un inno di lode, oppure un seme per la meditazione. Mantras have two components of primary importance, meaning and sound. I mantra hanno due componenti di fondamentale importanza. Il primo è il significato della parola e il secondo è il suono. First is the actual meaning of the word or the words, and the second is the effective sound or vibration. Quindi abbiamo appunto, come appena detto, il reale significato della o delle parole e il secondo invece è il vero suono o vibrazione. According to Madame Blavatsky, a mantram is a collection of words which, when sounded in speech, induce certain vibrations, not only in the air but also in the finer ether, thereby producing certain effects. E secondo Madame Blavatsky, un mantra non è che una raccolta di parole che, quando vengono modulate in un discorso, provocano certe vibrazioni, non solo nell'aria, ma anche nell'etere sottile, e producendo così determinati effetti. The four Vedas are Rig, Yajur, Sama and Atharva. I quattro Veda sono Rig, Chapur, Sama e Atharvana. Brother T. Subbarao in Teosofia says Vedas were perhaps compiled mainly for the use of the priests assisting at public ceremonies, but the grandest conclusions of our real secret doctrine are therein mentioned. Il fratello Subbarao nel Theosophist ha detto: i Veda forse furono compilati principalmente all'uso di sacerdoti che assistevano a cerimonie pubbliche, ma le grandi conclusioni della nostra dottrina segreta in realtà sono contenuti proprio in questo. He further says that Vedas have a distinct dual meaning.
one expressed by the literal sense of the words, the other indicated by meter and the swara intonation. Of the Vedic hymns, the Rig is considered the oldest. Inoltre lui afferma che i Veda hanno due significati ben distinti, uno che è espresso dal senso letterale delle parole e l'altro invece che viene indicato dal metro e dall'intonazione svara. Degli inni vedici il Rig Veda è considerato il più antico. Shloka. Shloka generally means stanza or hymn of praise. Il termine sloka, che a noi è così caro, generalmente significa stanza o inno di lode. According to Theosophical glossary, it is a verse generally formed of verses in half 4 lines of 8 or 2 lines of 16 syllables each. Ok. Secondo il glossario teosofico è un verso generalmente formato da altri versi in 4 mezze righe oppure di 8 mezze righe o in 2 righe di 16 sillabe ciascuno. One example can be Bhagavad Gita. E un esempio appunto è rappresentato dalla Bhagavad Gita. Adveshta sarvabhutanam maitra karunayeva cha nirmamo Lui che non provoca alcun male ad alcun essere, disponibile e compassionevole, senza attaccamenti o egoismo, equilibrato in piaceri e dolori, è disposto al perdono. Santushta satatam yogi yatatma trida-nishaya mayyarpita mano-buddhyo madbhakta same. Sempre nella contentezza, nell'armonia, con il suo sé nel controllo, risoluto, dalla mente, manas e dalla ragione in completa dedizione a me. Lui, il mio devoto, mi è caro. Upanishad means the teachings which were received when sitting down. Gli Upanishad, la parola Upanishad significano, indicano gli insegnamenti che vengono ricevuti mentre si siede, si sta seduti. The Upanishads belong to the third division of the Vedas. E appartengono alla terza divisione dei Veda. Helena P. Blavatsky says, the Upanishads are to the Vedas what the Kabbalah is to the Jewish Bible. E Elena Petrovna Blavatsky disse che gli Upanishad stanno ai Veda, o significano per i Veda, lo stesso che la Kabbalah nei confronti della Bibbia ebraica. The Upanishads treat and expound the secret and the mystic meaning of the Vedic text. Gli Upanishad trattano ed espongono i segreti e il significato mistico di testi vedici. They speak of the origin of the universe, the nature of deity, and of the spirit and soul, as also the metaphysical connection of mind and matter.
Parlano dell'origine dell'universo, della natura della divinità e dello spirito e della materia, e anche della connessione metafisica di mente e materia. Lei pure dice che contengono un significato esoterico e che metà del loro contenuto è stato eliminato, mentre alcuni di loro sono stati riscritti e addirittura riassunti. This is from Brihadaranyaka Upanishad. Questo è dalla Brihadaranyaka Upanishad. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om, quel mondo esterno è pieno di coscienza divina, il mondo interiore è pure pieno della coscienza divina. Dalla pienezza della coscienza divina viene manifestato il mondo, prendendo coscienza dalla coscienza, e la coscienza infatti rimane, perché la coscienza divina è non duale e infinita. Om, pace, pace, pace. Om Bhu Om Bhuva Om Suva Om Maha Om Jana Om Tapa Om Satyam Om Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Apo Jyotiraso Amritam Brahma Bhurvasuvaro. Il piano fisico, il piano astrale, il piano mentale è il piano superiore, e ancora l'altro più piano superiore, e ancora un piano superiore, è il piano più elevato della verità. Om, quella deliziosa radianza del savitar divino su cui meditiamo, possa egli energizzare le nostre intuizioni più elevate. Om, le acque, la luce, la terra, l'immortalità, il Brahman, i piani fisici, astrali e mentali. Om. Let us meditate on that excellent splendor of the divine sun. May it illumine, inspire our hearts and minds. Meditiamo su quello splendore eccellente del sole divino. Possa egli illuminare, ispirare i nostri cuori e le nostre menti. Shanti mantra or peace mantra are Hindu prayers for peace or Shanti found in Upanishads. Lo Shanti mantra o il mantra della pace è una preghiera indù per la pace, appunto, Shanti, che si trova nell'Upanishad. Generally they are recited at the beginning and end of religious rituals or discourses.
ed in genere vengono recitate all'inizio e alla fine di riti o discorsi di matrice religiosa. Shanti mantras always end with 3 utterances of the word Shanti, which means peace. The reason for uttering 3 times is for calming and removing obstacles in 3 realms, which are physical, divine and internal. These are called 3 classes of troubles. These are some of the Shanti mantras that I am going to recite now. Le Shanti mantras spesso sempre terminano con 3 ripetizioni della parola Shanti, che significa pace. La ragione per ripeterle 3 volte è per calmare e per rimuovere gli ostacoli nei 3 regni. E questi 3 regni sono il regno fisico, il regno divino e il regno interiore. Questi sono anche definiti come i 3 gruppi di problemi. Queste ora sono alcuni dei Shanti mantras. Before Shanti mantras, I would like to recite Nirvana Shatakam. Ok, prima di Shanti mantra vorrebbe recitare Nirvana Shatakam. Shivoham, 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 Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham, Mano Buddhyahankara, Chittani Naham, Nacha Shrota Jihve, Nacha Grana Netre, Nacha Vyoma Bhumi, Na Tejo Na Vayu, Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham. Io non sono mente, o intelletto, o ego, o riflessioni del sé interiore, citta. Io non sono i 5 sensi, io sono oltre tutto questo. Io non sono i 7 elementi o le 5 vesti. Io sono veramente quell'eterna conoscenza e benedizione, la letizia, la coscienza pura e amore, scusate, l'amore e la coscienza pura. Na ca prana sanyo, na vai panchavayu, na va sapta dhatur, na va panchakosha, na va pani pado, na chopasta payu, chidananda rupa, shivoham, 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 chidananda rupa, shivoham, shivoham. Nemmeno posso essere definito energia o prana, né i 5 tipi di respiro, mayus, né le 7 essenze materiali, né le 5 vesti, panchakosa. Nemmeno sono l'organo della fonazione, né l'organo della presa, la mano, del movimento, il piede o dell'escrezione. Io sono veramente quell'eterna conoscenza e benedizione, il portatore di auspici Shiva, l'amore e la coscienza pura. Na punyam, na papam, na saukhyam, na dukkham, na mantro, na tirtha, na veda, na yajna, aham bhojanam naiva, bhojyam na bhokta, chidananda rupa, shivoham, 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 shivoham,
Nemmeno meriti, virtù o demeriti, vizi. Non commetto peccati o buone azioni. Non ho né felicità né pena, né infelicità, pene o piaceri. Non ho bisogno di mantra, di luoghi sacri, di scritture, Veda, di rituali o sacrifici, Jnana. Non sono nessuno delle triadi di osservatori, ho qualcuno che esperisce il processo dell'osservazione o dell'esperienza, o qualsiasi oggetto che viene osservato o sperimentato o esperito. Io sono veramente quell'eterna conoscenza e benedizione, Shiva, portatore di auspici, l'amore e la pura coscienza. Aham nirvikalpo nirakarupo vibhukvacha sarvatra sarvendriyana nacham sangatam naiva muktirnameya chidanandarupa shivoham 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 Chidanandarupa Shivoham Shivoham. Io sono omnipervasivo, sono senza attributi e senza forma. Non ho attaccamenti al mondo né alla liberazione, mukti. Non ho desideri per nulla, perché io sono tutto. Sono dappertutto, in ogni tempo, sempre in equilibrio. Io sono veramente quell'eterna conoscenza e benedizione, Shiva, portatore di auspici, amore e pura coscienza. I'm going to chant a Shanti mantra. Om Sham No Mitra Sham Varuna Sham No Bhavat Varyama Sham Na Indro Brihaspati Sham No Vikshnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Hridam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. Om, possa Mitra portarci benedizioni, possa Varuna portarci benedizioni, possa Aryaman portarci benedizioni, possano Indra e Vrishapati portarci le benedizioni, possa Vishnu portarci benedizioni. Saluto a Brahman, saluto a te, o Vayu, tu davvero sei il Brahman immediato. Tu solo posso chiamare il Brahman direttamente. Ti potrò chiamare, ti chiamerò rettitudine, ti chiamerò verità. Possa egli proteggermi, possa egli proteggere colui che recita, possa egli proteggermi, possa egli proteggere colui che recita. Om, pace, pace, pace. Helena P. Blavatsky calls Om the most sacred of all Eastern formulas and points out that it has profound significance corresponding to the upper triad in man.
that is Atma, Buddhi and Manas. She suggests that every syllable has a secret potency producing a definite result. Elena Petrovna Blavatsky chiama Om la parola più sacra di tutte le formule orientali e mette in rilievo che ha un profondo significato che corrisponde alla triade superiore dell'uomo, e cioè ad Atma, a Buddhi e Manas. Suggerisce che ciascuna sillaba ha una potenza segreta che produce un significato definito. Now I will recite Om and you will recite after me. Ora lei reciterà l'Om e invita tutti noi a recitarlo dopo di lei. Om is a very special mantra which produces tremendous effect around us. Om è un mantra molto speciale che produce degli effetti veramente tremendi e forti attorno a noi. Now we are going to learn a shloka. Ora impareremo tutti assieme degli shloka. The traditional way of learning chanting is the teacher will say once, the students will say the same thing twice. Ok, il modo tradizionale attraverso cui l'insegnante appunto impartisce istruzioni sui mantra è il seguente: l'insegnante lo recita una volta e lo studente o gli studenti di ritorno lo recitano 2 volte. If I say Om once, you say twice. Quindi se lei dirà Om una volta, noi di ritorno lo dovremo dire 2 volte. In that way, there are no papers or boards or computers, but by just listening and concentrating, we learn. In questo modo noi non avremo bisogno di computer, di fogli di carta, ma semplicemente ascoltando noi potremmo imparare in maniera molto semplice. And this is a permanent way of memorizing, although you may think that you have a very short-term memory. Ok, questo è un modo di memorizzazione permanente, metodo di memorizzazione permanente, anche se magari noi possiamo soffrire o pensare di avere una memoria a breve termine. I can tell myself an example
when I learned without looking at papers or books, whatever mantras or songs that I have learned at younger age, they are so fresh in my memory that now whatever I have learned with notebooks in front, all those I have to have the notebooks, otherwise I am not at a loss. Do un esempio proprio della mia esperienza, nonostante i libri, io ho ancora vivi e freschi nella mia mente di mantra che ho imparato quando ero bambina senza l'ausilio di libri e di testi scritti. So now this sloka, I will recite it once fully, you just listen to it, then I will say once, you will say twice. Okay? Ora lei reciterà questo sloka integralmente da cima a fondo e poi cominceremo con la recitazione. Lei lo dirà una volta e noi lo ripeteremo 2 volte. Om asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Now,
That's what it means. Allora, asat è la negazione della parola sat, che significa vero, verità, e quindi asat vuol dire non vero. E il senso del mantra è quello di dire conducimi dal non reale, non vero, al reale. Oh, I want you, first it was very powerful. Now the voice has come down. Sit up and... Ok, allora prima all'inizio era molto potente, poi gradualmente la nostra energia è andata sfumando, quindi invita a recuperare e a ritrovare quell'energia che ci ha caratterizzato all'inizio. Om Asato combined together. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya. Om Asato Ma Sadgamaya 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 Tamaso Ma Jyotirgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya. Om Asato Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya. Om Asato Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya. Om Asato
Mrityo. One more line. C'è ancora un verso. One. Ancora uno. Mrityorma. Mrityo is Mrityorma. Amritam is the nectar of nectar. Yeah. Yes, nectar of immortality. Yeah. So, Mrityorma Amritam Gamaya. Mrityorma Amritam Gamaya. We will explain. Mrityorma. Amritam Gamaya. Amritam Gamaya. Amritam Gamaya. Amritam Gamaya. Amritam Gamaya. Amritam Gamaya. Mrityorma. 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 It is M. Mrityorma. 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 Amritam Gamaya. Amritam Gamaya. Amritam Gamaya. Amritam Gamaya. Amritam Gamaya. Amritam Gamaya. Mrityorma. Amritam Gamaya. Mrityorma. Amritam Gamaya. Mrityorma. Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya. Tamaso Ma Jyotirgamaya. Om Asato Ma Sadgamaya. Om Asato Ma Sadgamaya.
Amritam Gamaye. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Even if it is wrong, I want you to sing the entire thing. Anche se è sbagliata, desidera che noi cantiamo tutto il mantra. Can you follow us? Can you accompany us? Yes. Okay. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Once more. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Last time. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. I have prepared 3 chants for learning, but since we condensed it 2 to 1 program, I will just recite all the 3 mantras. You can listen to it, or you can, with the paper, you can. Allora lei ha preparato per noi 3 mantra da recitare, adesso lei li ha condensati in un unico mantra che lei reciterà. Qui ci sono le fotocopie con il testo e quindi adesso li distribuiamo, potete ascoltare e seguire leggendo. Yes. Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya.
Sarvesham Shanti Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Om Shanti Shanti Shanti. Grazie. The third mantra is very simple. You have to memorize Sarvesham Bhavantu, and only one word changes. Il terzo mantra è semplice, dovete memorizzare solamente due parole, la prima e l'ultima, Sarvesham Bhavatu, scusate, e mentre la seconda parola cambia ad ogni linea. Try to sing without the paper at home. Cercate di cantarlo con l'ausilio di queste fotocopie a casa. And even if you forget, later on in the day, sometime you will remember. E anche se avrete dimenticato, dimenticherete delle parole, però prima o poi ritorneranno, riaffioreranno. Even say a couple of days later, if you don't get it, then you go back to the paper. E se dopo un paio di giornate ancora non le ricordate, potete sempre avere questa fotocopia di supporto. Thank you. Grazie. Thank you so much. Grazie, serata molto dolce. You have. Very sweet. Thank you. See, all of you have learned one mantra now. Vedete, adesso tutti quanti voi avete imparato almeno un mantra. Do you know what it is? E sapete cos'è? Om. Om is a Om è già un mantra di per sé. It has such magnificent meaning that it's a mantra itself. Perché Om ha un significato così straordinario, magnifico, che già di per sé è un mantra. Yeah. Bene. Allora restiamo in questo silenzio, che è importante mantenere questa vibrazione e portarsela a casa senza fare applausi, senza fare strepiti o cose del genere, ma semplicemente ringraziando Jaishree. Grazie.